Il 99% degli insegnanti fa questo errore. Cosa fa una persona quando ti insegna qualcosa? Ti dice cosa fare. Quindi tu, tutto carico, ora sai cosa fare e all'atto pratico ti blocchi e chiedi: ok, mi hai detto cosa fare, ma come lo faccio? Quindi il problema è che tutti ti dicono cosa fare, ma nessuno ti spiega veramente come farlo. Anche io sono cascato in questo errore nel precedente video in cui parlo della produttività. Se non lo hai ancora visto, vai a guardarlo prima di proseguire. Eccolo. Nel video dicevo quali erano le mie 5 strategie preferite per essere più produttivi nella vita di tutti i giorni. Però anche io ho detto cosa fare, senza dire come farlo. Quindi andiamo a spiegare meglio queste 5 strategie. Il primo consiglio era smettere di fare qualcosa che non ti piace e dedicarsi alle proprie passioni. Questo significa che devo cambiare scuola, università o lavoro solo perché non mi piace? Sì. Cambia scuola, cambia università, cambia lavoro. È meglio fare tardi qualcosa che ti piace che non farla. E non c'è nulla di male nel rendersi conto che stiamo facendo qualcosa di sbagliato e cambiare strada. Lo so, è normale avere paura del cambiamento. Se hai paura di qualcosa, in questo video ti spiego come superare la paura. Il consiglio numero 2 era smettere di andare su Instagram e altre distrazioni inutili ogni 10 minuti. Come farlo? Prendi il telefono, spegnilo e mettilo in un'altra stanza. Vedrai che ti distrarrai molto meno. Ancora meglio, dallo a qualcuno e chiedigli di non restituirtelo fin quando non avrai finito quello che stavi facendo. Cosa fare se il desiderio di usare il cellulare diventa troppo forte? Usalo. Ed infatti il consiglio numero 3 era divertirsi. Questo significa che non devi per forza lavorare 8 ore di fila senza distrazioni. Ogni tanto puoi anche usare il cellulare o fare quello che vuoi. Premiati con una pausa di 5 minuti di riposo per ogni ora di lavoro, ad esempio. Il consiglio numero 4 era avere voglia di fare. Questo è probabilmente il più difficile. Se ti accorgi che quando fai una cosa non hai voglia di farla, significa che quella cosa non ti piace. Quindi, tornando al punto 1, quello che devi fare è cambiare attività e dedicarti a qualcosa che ti piace. Vedrai che avrai molta più voglia di fare. Il consiglio numero 5 era porsi un grande obiettivo. Come si fa? Ti faccio alcuni esempi. Diciamo che vuoi superare un test a scuola o all'università. Se hai seguito i punti precedenti ed è una materia che ti piace, poniti come obiettivo di prendere il massimo dei voti. Il massimo. Non vale quasi il massimo. Deve essere il massimo. E vedrai che anche se non raggiungi questo obiettivo, avrai comunque preso un voto più alto di quello che ti aspettavi. Vai a correre? Se non sei allenato, poniti come obiettivo di correre 10 km. È molto di più di quello che riuscirai a fare, ma così correrai più del previsto. Se sei già allenato, fai 40 km. Con questo canale mi pongo l'obiettivo di registrare un video a settimana e per me è un grande obiettivo perché durante la settimana ho altre cose da fare. Però anche se non dovessi riuscirci, arriverò a fine anno con qualche decina di video sul canale e per me è un ottimo risultato. Quindi consiglio per gli insegnanti: focalizzatevi meno sul cosa fare e spiegate di più come fare le cose. Basta, prendiamoci una pausa da questi video di miglioramento personale. Vi prometto che nei prossimi video iniziamo a parlare di musica. Se c'è qualcosa di cui vuoi, se c'è qualcosa li vuoi quei kiwi, quali kiwi? Quei kiwi lì. Se c'è qualcosa di cui vuoi che io parli, scrivimelo nei commenti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!